In questi giorni in Abruzzo è tempo del capodiempo. That's Abruzzo, Serra Monacesca, l'anime delle morte. Stefano Marinelli, organizer of the feast. Allora, noi abbiamo cercato di valorizzare una tradizione antica del nostro paese che almeno da quando ero bambino io era molto sentita. Era comune a molti altri borghi d'Abruzzo il fatto che i morti nella notte tra il 1° novembre e il 2 novembre, cioè la notte di Ognissanti, tornavano a trovare i loro cari chiedendo di essere rifocillati, che è anche il dolcetto e scherzetto delle tradizioni celtiche. Ma in Abruzzo era focalizzata sulla notte di Ognissanti. Io ricordo da bambino, con le nebbie del 1° e del 2 novembre, risuonare nel nostro borgo, nella notte appunto di Ognissanti, l'anima delle morti, cioè l'anima dei morti che torna a chiedere ai propri cari di essere appunto rifocillati. E noi abbiamo cercato di valorizzarla nel modo un po' più moderno, e devo dire che la risposta quando vengono proposte delle tradizioni con delle radici antiche è sempre grande. E ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e speriamo che queste tradizioni non muoiano mai. Tuppa e tuppa, tuppa e tuppa, tuppa e tuppa. Chi è? L'anima della morte. Brava gente, si sa, in questi giorni in Abruzzo è tempo del capodiempo, il capotempo, il capodanno delle stagioni, un periodo intriso di religiosità, di spiritualità, di credenze, di culti e di cultura. E in questi giorni dalle nostre parti si credeva e si crede ancora vadano girando le anime delle morte, casa per casa, bussando e chiedendo in cambio qualcosa. E queste anime dei defunti sono rappresentate con delle zucche, delle checocce svuotate all'interno, e queste zucche, queste checocce venivano portate a mano dalle citere, dai bambini, dai bardisce, che con la faccia impiastrata di farina e di cenere, e questa checoccia in mano svuotata, illuminata solo con una candela dall'interno e rappresentata come una faccia. Sti cidri, sti bardisce, questi bambini andavano tuzzolando, bussando casa per casa, tuppa e tuppa, tuppa e tuppa. Chi è? E quelle rispondevano: l'anima della morte. E in cambio ricevevano monete, dolcetti, leccanizie, ciò che ci stava. E così stavano contenti. Diciamo oggi è un periodo magico e sacro. Qua non si parla l'italiano, qua si parla lo dialetto, se le vuoi capire. Intriso di religiosità e paganesimo il capotempo. Ed è un tempo in cui ballano l'aldilà e l'aldilà, il di sotto e il di sopra.
mondo della bugia e mondo della verità. Affiorano tradizioni e consuetudini millenarie, eppure miracolosamente rivissute ogni volta, con rinnovata passione. Nell'eterno girare del tempo. Beh, Capetiembre è questo capodanno agrario quando alla fine dei cicli agricoli, come nel periodo dove stiamo adesso, è finita la vendemmia, abbiamo fatto il vino, infatti a San Martino si prova il vino nuovo, si finisce di raccogliere l'olivo e si porta ai frantoi per fare l'olio nuovo e quindi diciamo che c'è un momento di vuoto, di relax e si comincia a pensare alla prossima semina. Quindi è la fine di un ciclo e l'inizio di un altro. E si chiama Capetiembre, come appunto ci tramanda, ci trasmette con un bellissimo libro il grande studioso di Pettorano sul Gizio e poeta Vittorio Monaco, che adesso ci ha lasciato da un po' di tempo, ma ha lasciato le sue bellissime memorie, che ha dedicato proprio un libro a questi aspetti del Capetiembre. Con Capetiembre, brava gente, si indica questo periodo pieno di manifestazioni che vogliono recuperare delle tradizioni antiche che richiamano il senso arcaico di quello che oggi chiamiamo Halloween. Infatti le feste dei Tutti i Santi, le feste dei morti, quello che viene chiamato Halloween in America, che è stato storpiato questo senso invece sentimento antico di protezione del sottosuolo da parte dei nostri antenati. Quindi in questo periodo di Capetiembre, di fine, prima del nuovo inizio, perché si va a seminare, quindi i semi devono essere, come si dice, accuditi dalle nostre entità protettrici sotterranee, che sono i nostri antenati, i nostri morti. E appunto c'è questo momento di passaggio rituale sul quale poi si collocano le feste. Ecco, per esempio a Serra Monacesca si rifà ancora una festa che si chiama l'Anima delle Murte, perché appunto vengono onorati, vengono celebrati come antenati protettori, non con questo parossismo da dramma teatro anglosassone che vede i morti come qualcosa di terrorifico. Questa è una variante americana dell'ultima epoca che non c'entra niente con la nostra cultura contadina. Quindi in questo ambito si colloca anche la festa di San Martino, che San Martino è il santo dell'abbondanza, perché con il suo miracolo, quando lui tagliò il mantello in due per darlo al mendicante, che altri non era che Gesù, travestito da mendicante, che lo aveva trasformato da mendicante, che lo aveva messo alla prova, quindi da quel momento gli ricresce il mantello, quindi ecco si raddoppia l'abbondanza e dal brutto tempo che c'era le nubi si squarciano e riesce il sole, tant'è che si chiama estate di San Martino. E c'è questo momento rituale dove appunto i bambini dalla festa dei morti alla festa di San Martino giravano per le case come fanno adesso Halloween, dolcetto scherzetto, con le zucche tagliate con dentro il fuoco che è appunto il sole del futuro, quindi il sole che dovrà rinascere, e andavano a portare il saluto di San Martino e degli antenati alle persone che per ringraziamento davano caramelle, soldini e quant'altro, quindi è una propiziazione dell'abbondanza. Treppa che la terra ha menute l'ore, se cagni l'uccello, le stelle scure, streghe, fantafaghe, diavolo e morte, forza scampa da ogni trista sorte, arconda anima, che fa buon tempo, arconda la gente, dello Capetiembre.
lettere morte, pezzo Abruzzo.